Benvenuti amici sul mio canale in cui parliamo di orchidee. Io sono Daniele, guardate che cosa vi faccio vedere, che è una cosa spettacolare, e se ce la faccio io, se ce l'ho fatta io, ce la potete fare anche voi. Vi faccio vedere lui è il Delenati. Io non pensavo che sarei stato capace di far fiorire questo Babiobedilum, in realtà ha fiorito tutto per merito suo. Io non ho fatto altro che mettere acqua. Ho fatto una sostituzione importante rispetto allo short, ho trovato queste bottigliette, la bottiglietta di plastica di acqua, quelle da mezzo litro, quando sono vuote, anziché buttarle via, si possono tagliare e abbiamo più riserva. Ho fatto lo short, ma lo short era nel bicchiere e avevo pochissima acqua. Allora, tutto in inerti, che c'è l'umidità è testimoniato da questo muschietto che sta crescendo tranquillamente, pacifico e beato. Una cosa importante: l'inerte dovrebbe essere quello che garantisce che non ci crescono le piante infestanti. Comunque sia, sarà per la sua porosità, sarà per via del fatto che è così tutto quanto irregolare, si presta benissimo a questa crescita. Comunque sia, l'umidità c'è, se c'è condensa nel vaso va benissimo. Se volete lasciarlo distaccato un pochino, ho messo il cartellino in cui c'è scritto che è il Delenati. Questo cartellino, se lo incrastate tra il vaso e la bottiglia di plastica, avete la possibilità di lasciare uno spiraglietto d'aria. L'aria entra perché non è siliconato, non è ermetico, ci sono anche sul vaso stesso ci sono dei piccoli dentini che fanno sì che non chiuda mai perfettamente. Comunque sia, non vi preoccupate dell'aria, perché l'aria passa anche attraverso il substrato. Tante volte, se voi guardate in questo punto, riuscite a vedere anche la luce sotto, quindi l'inerte non è un materiale compattante, quindi l'aria passa lo stesso, perché anche se fosse chiuso in questo punto qui, l'aria passa da sopra per via della macro porosità di questi elementi. Quello che vedete chiaro è la pietra pomice, quello che vedete scuro è il lapillo vulcanico e lui è il Delenati. Il Delenati è bellissimo perché cominciano ad avere queste scarpette un pochino fatte in questa maniera, tipo culla, tipo culletta, tipo raccoglitore. È bellissimo. Il Delenati non pensavo che fosse così bello, non pensavo di poterlo far fiorire, quindi apposta vi dico che se ce l'ho fatta io, assolutamente dovete riuscirci anche voi, senza possibilità di scuse varie. Ecco perché nell'acqua aggiungo acqua di rubinetto che contiene calcio più dell'acqua che do per l'irrigazione delle altre orchidee. Potete mettere il concime, potete mettere, ma poco, perché qui rimane un sistema a circuito, diciamo, semichiuso. Siccome quel filo della scarpa, quel laccio, tirerà su sempre acqua, tirerà su sempre concime, quindi non ne mettete tantissimo, perché poi rimane lì a fare una quantità ristagnante di congimazione, quindi sempre poco. Se potete, quando vedete che tanto sporca l'acqua, la potete anche cambiare, non è un problema. L'importante è che mantenete sempre questo spessore di acqua, questa distanza tra vaso e acqua, in modo tale che l'acqua, mi chiedete, ma non si rovinano le radici? Le radici si rovinano se l'acqua sale di livello e va a toccare il fondo del vaso. Lì è una quantità piena di acqua che tocca il fondo del vaso e lì tirerebbe su tutta la quantità d'acqua. Invece in questa maniera qua noi tiriamo su solo quella che viene tirata su dal filo, che poi il filo la passa al sasso vicino a lui, cioè il filo la passa all'inerte, che la passa all'altro l'inerte, che la passa all'altro sassolino. E quindi che succede? Che come un sasso, come un inerte è pieno, lo cede a quello vicino e via via fino a salire alla superficie. Solo che alla superficie succede che si asciugano, vedete, questo è asciutto, perché alla superficie, per quanto possano tirar su dalla base, la superficie rimane spesso bagnata e non bagnata. Per esempio questo è scuro, è bagnato, questo a fianco è asciutto, quindi rimangono delle situazioni di più umido e meno umido, perché chiaramente i sassolini che sono vicino al laccio della scarpa, questi sassolini sono più bagnati, quello a fianco è meno bagnato, proprio per via della capillarità
l'acqua salendo perde anche di consistenza, quindi alla base ne avremo di più e in superficie ne avremo di meno come capillarità. Oggi mi sono accorto che c'era una bestiaccia dentro che sarebbe stato niente di che una cocciniglia codonosa, che si nascondono benissimo proprio in mezzo lì alla foglia, e l'ho trattata con l'olio di lino. Questo qui lo faccio vedere spesso, l'olio di lino, l'olio bianco minerale, l'olio di neem, quello che volete, purché la cocciniglia soffochi. Purtroppo dobbiamo farla morire per soffocamento se non volete trattarla con agenti chimici, quindi utilizzate questo, ma che i Papiobedilum sono abbastanza attaccati dalla cocciniglia, basta che ce n'è uno e poi si spostano. Una cosa importante sulle cocciniglie, che ho visto un video che dice che sì, la isolate la pianta, però anche se stanno vicine non è che la cocciniglia salta da qui a qua. Su un video diceva almeno una distanza di 30 centimetri, è difficile che da qui la cocciniglia salta perché non vola, però se la volete isolare la isolate, se la volete tenere a debita distanza, ecco, non occorre portarla su un'altra stanza, può rimanere sempre nelle immediate vicinanze, che comunque sia non salta. Viceversa, se le foglie stessero a toccare, allora è più facile che lei camminando si sposti e poi vada ad attaccare anche la pianta a fianco. Il Derenati è bellissimo, sono rimasto affascinato, per questo faccio un video sul solito concetto che abbiamo già espresso più volte, però sono rimasto affascinato perché è bellissimo. Del Derenati ce ne sono varie colorazioni, il vinicolore, ci sono tantissime sfaccettature di colore del Derenati, è qualcosa di meraviglioso, è bellissimo. Questi cominciano ad avere, no, quella pancia, quella scarpetta diversa dagli altri Papiobedilum. Questa è un pochino più raccolta, poi tutti gli altri simili a loro, il Magic Lantern e tutti gli altri che crescono con questa scarpettina sotto diversa. Andiamo avanti con questo sistema di coltivazione, provatelo, e so che qualcuno di voi che vede i miei video lo già fa da anni questo sistema, e quindi so che è già testato. A me mi ha convinto un video giapponese, l'avevo già vista questa soluzione, mi ha convinto un video giapponese che vi faccio vedere. Questo video giapponese, proprio lui è specializzato nella coltivazione del vaso, della stringa, del doppio vaso, e sono tutti Papiobedilum coltivati in questa maniera. Mi ha convinto perché un po' saranno state le parole, ma in giapponese vi giuro che ho tribolato un po' per capire, ma in realtà ho preso il traduttore con Google e sono riuscito a capire. Cioè praticamente il sistema, guardate quanto è più grande la stringa, e la stringa è fissata con la grappetta in questo punto. Il canale è veramente molto valido, se avete modo di poterlo vedere. Nasce da lui questa idea, un'idea che avevo già visto negli anni passati ma non mi aveva convinto più di tanto, però quando ho visto questo video qui poi sono riuscito a capire che funziona veramente. Il sistema è questo, e se voi vedete il video vi spiega a che livello deve stare l'acqua, come dovete fare, come non dovete fare, ma è quello che poi vi propongo anche io. Vi faccio vedere anche di che canale si tratta. Il canale è questo e potete guardare tranquillamente tutti i video. Loro sono produttori di Papiobedilum, hanno solo Papiobedilum e pochissima altra roba, ma è la capacità che hanno di coltivarli in tutti i modi che forse neanche uno pensa che possano essere metodi validi, ma funzionano veramente alla grande. Qui vedete addirittura, vedete che le radici escono sotto al vaso, e poi ecco, questa è la stringa, questo è un altro vaso, ma è la capacità che hanno di rendere semplice quello che potrebbe essere per molti difficile. Il mondo dei Papiobedilum potrebbe essere difficile, ma se vedete il loro video, nella maniera di tenerli, li tengono veramente. Anche il vaso di terracotta c'è qualcosa di assurdo, di impensabile per noi, però funziona, e poi vedrete nel video, se lo volete vedere, la capacità che hanno di coltivare questi Papiobedilum in maniera veramente semplice. Qui spiegano anche che l'acqua va tenuta quasi a filo del vaso, lasciando quel centimetro che vi faccio vedere anch'io nei video,
e quindi se avete modo guardatelo perché sono veramente bravi e vi fanno scoprire un mondo nella coltivazione dei Babiopedilum che è qualcosa di spettacolare. Ecco perché ritorniamo a noi. Ecco perché è fiorito il Delenadi, è fiorito Delenadi semplicemente perché ho appreso da questo video estero, video giapponese, la capacità di poter coltivare i Babiopedilum in estrema semplicità. Questo è il Delenadi, provate per credere, fate anche voi la prova. Io l'ho testato, quando l'ho messo nella stringa, vedete che la stringa, il laccio della scarpa mio non ha niente a che fare con la stringa del canale che vi ho fatto vedere, però automaticamente era piccolissimo, era un accenno di bocciolo e l'abbiamo portato all'apertura, quindi non ci sono sulle foglie segni di quale sofferenza potete immaginare, e quindi se sono riuscito io potete riuscire anche voi, fate la prova assolutamente, non perdetevi questo spettacolo e questa meraviglia. A presto!